hiphopcinefest.org. Alla terza conferenza del Hip Hop Cinefest. Spero che nel frattempo stiate guardando tutti i film interessantissimi di questa seconda edizione e quindi siamo di nuovo al Cinema L'Aquila, ma siamo anche in streaming su YouTube per parlare del cinema under 25. Abbiamo qui tanti baldi giovani con cui affronteremo questa discussione e quindi per non lasciare altro spazio a indugi lascio la parola a a Elisabetta, scusate, che modererà il panel di oggi. Grazie mille e buon pomeriggio a quelli presenti qui in sala e quelli che ci stanno guardando in streaming. Sarò anch'io molto veloce. Dal 2017 con il cartello degli indipendenti organizziamo incontri di approfondimento e di scambio, quindi sono molto contenta quest'anno che siamo riusciti a tornare in presenza grazie all'Hip Hop Cinefest. Vi presento senza indugi queste fantastiche persone che sono qui con noi. Parto da chi mi sta più vicino, Mary Diop, rappresentante degli studenti della Facoltà di Lettere della Sapienza, nonché anche del corso Discipline e Arti dello Spettacolo. Poi abbiamo Tiziano Guidoni, della quinta multimediale del Cine TV Rossellini, aspirante montatore. Veramente grazie, non lo dico puntualmente, singolarmente, ma grazie a tutti per non essere in questo momento al mare, non essere a Cannes, veramente grazie per essere qui con noi. Poi abbiamo Federica Diomei, Marketing Director di Eagle Picture. Veramente grazie per essere qui, anche perché è in preparazione di un film abbastanza importante che esce settimana prossima, che è Top Gun Maverick. Due parole proprio volevo dire anche su diciamo, le società che le persone qui presenti in qualche modo rappresentano, collaborano, giusto perché questo momento vuole essere anche di scambio e di confronto. Eagle Picture è una società di distribuzione italiana che ha un grande rapporto con diciamo, diverse cose in catalogo che vengono dal mondo statunitense. In questo momento è il catalogo Paramount Picture, quindi diciamo una cosa molto importante. Paramount è ovviamente una delle major, delle 5 major, delle 5 sorelle americane. Dopodiché abbiamo Gleb Papou, regista, diplomato al Centro Sperimentale, cinematografia ovviamente, quest'anno è esordito con Il Legionario, un film prodotto da Clemart, che magari conoscete per I Bastardi di Pizzo Falcone, e distribuito da Fandango, che è una società insomma, sia di produzione che di distribuzione, ma che ha anche una linea editoriale. Per esempio magari conoscete Coconino, che appunto pubblica moltissimi fumetti e graphic novel. Il Legionario, mi piace sempre ricordarlo, ha vinto a Locarno il premio per miglior regista esordiente l'anno scorso, il film è uscito quest'anno. Poi abbiamo Re Salvador, sceneggiatore ma anche tante altre cose, fa parte del collettivo di autori Grams, che, diciamo, che si è reso noto al pubblico e all'industria per Baby, serie prodotta da Fabula e distribuita su Netflix. Lui, diciamo, è stato sceneggiatore anche di Non mi uccidere, film di Vivo Film, altra società di produzione italiana, e di Warner Italia, che appunto è la filiale italiana di un'altra delle 5 major che diciamo prima. E adesso è in preparazione di una nuova serie che uscirà sempre su Netflix, che si chiama Briganti. E infine Romana Andò, che ringrazio tantissimo, così anche per concludere questo giro di ringraziamenti, che è professoressa della Sapienza ed è responsabile di una ricerca molto interessante di cui diciamo, parleremo, quindi non voglio accennare troppo. Bene, mi sono molto accelerata, spero si sia capito quello che ho detto, per cui passo la parola a chi meglio di me diciamo, può sviscerare l'argomento di oggi, che sarebbe il target under 25, 16-24. Io chiederei, come diciamo d'accordo, quindi so di non prenderli troppo impreparati, a Mary e poi a Tiziano, vi chiederei magari di passarvi il microfono, di rispondere a questa domanda un po' vaga che vi abbiamo fatto, cioè se esistono e se esistono quali sono degli ingredienti indispensabili per poter attirare l'attenzione di un pubblico giovane come voi. Vi chiederei appunto di esprimere la vostra opinione e poi di passare il microfono così che facciamo un giro di commenti e di impressioni a caldo. Ovviamente tutti coloro che vogliono intervenire in pubblico, magari chiedo un supporto alla regia se ci sono commenti dallo streaming,
siamo ben lieti, anzi vi ringraziamo in anticipo. Grazie. Grazie Elisabetta. Allora, non direi proprio che ci sono ingredienti proprio, diciamo, essenziali, ma sicuramente quello che è importante per i giovani, per la Gen Z, sicuramente è quello legato anche, diciamo, alle tematiche sociali, ad essere ascoltate, perché soprattutto nella televisione, nella distribuzione, nella produzione cinematografica italiana, spesso i prodotti comunque non vanno a toccare proprio i giovani. Cioè io ricordo la mia generazione o quelli anche più giovani di me, per dire, si guardano poco anche, che ne so, la Rai. Questo perché molti prodotti della Rai non sono fatti per i giovani o non si sentono comunque, diciamo, rappresentati in qualche modo anche a tematiche che possono essere sociali o legate anche alla sessualità o questioni di genere. Quindi direi che proprio il problema è questo, è proprio il non ascoltare forse i giovani. E secondo Se me. vuoi continuare su No, questo cioè, tema, secondo me è assolutamente. questo, nel senso che basti pensare a programmi o anche per dire tipo Scam, che serie TV. Il format di Scam ha funzionato con tutti i giovani di, diciamo, tutta Europa, ma anche all'estero, negli Stati Uniti. Quindi, diciamo, il problema è proprio non produrre prodotti che parlano lo stesso linguaggio dei giovani. Ok, grazie. E per me la cosa essenziale della del cinema è la musica che attrae la gente perché poi ti fa sentire i sentimenti ah, molto di più. E io mi reputo molto vecchio con dei film perché mi piacciono i film vecchi di Jackie Chan, poi cinepanettoni. Quindi per me il cinema può andare così perché a me mi attrae come persona e come gusti che ho e per me non dovrebbe cambiare niente, anzi stanno facendo troppe cose per cambiare e molto più finzione di come prima. Ok, quindi diciamo un 50 e 50. Diciamo, Mary ci dice servono più tematiche e linguaggio vicino ai giovani e non le vede, diciamo, nel prodotto medio italiano, invece Tiziano è soddisfatto, direi comunque è un 50 e 50 interessante per quanto statisticamente irrilevante, però secondo me è un buon punto di partenza. Chiederei magari a Federica e Gleb e poi Romana di commentare. Allora, volevo solo capire se quando parliamo appunto di cinema noi ci riferiamo a prodotti audiovisivi in generale che vengono fruiti sia in sala o anche in TV, perché secondo me questo è un equivoco, come dire, grandissimo, nel senso che io vedo che ci sono persone che hanno sicuramente la metà dei miei anni. Per me cinema è l'esperienza cinematografica, cioè l'esperienza che viene fruita in una sala cinematografica. Credo che per persone che hanno 20 anni meno di me, per quelli che vengono definiti millennials, generazione Z, eccetera, la parola cinema è tendenzialmente molto abusata e va a in qualche modo indicare anche tutta una serie di prodotti audiovisivi dell'entertainment che però non vengono usufruiti nella sala cinematografica. Quindi secondo me questo è il primo tema che bisognerebbe in qualche modo, cioè un punto che bisognerebbe indagare, sul quale bisognerebbe fare delle riflessioni, perché oggi credo che il cinema, quindi il pubblico, diciamo prodotti che vanno a interessare un pubblico dai 16 ai 25, quindi un cinema italiano nazionale che va a interessare quella fascia di pubblico non esiste, non c'è. Lo dico molto sinceramente, molto così, in maniera molto candida, nel senso che io ho lavorato per più di 15 anni per una multinazionale americana che è appunto la Warner, che si occupava di prodotti anche italiani e onestamente abbiamo cercato negli anni di così, produrre i cosiddetti teen movies, ma con dei risultati onestamente anche abbastanza disastrosi. Penso a, non so, per esempio Succede, che era un film tratto da un libro di Sofia Viscardi, youtuber, blogger, eccetera,
che al botteghino ha incassato, mi sembra, non è neanche arrivata al milione, e ti parlo del 2019, 2018-2019, Quando era ancora tutta quando, un'altra diciamo, storia. quindi in una situazione pre-pandemica in cui comunque il cinema italiano era forte, perché insomma diciamo che anche il 2020 era cominciato, come dire, all'insegna di ottimi risultati. Però appunto poi penso, non so, per esempio a Piuma di Roa Johnson, che comunque è un film che ha incassato pochissimo. Ne potrei citare tanti esperimenti che sono stati fatti al cinema. Purtroppo da un punto di vista cinematografico quel target lì sembra non rispondere, ma secondo me non risponde perché le storie sono raccontate in una maniera e con un linguaggio che non gli appartiene, cioè sono scritte e anche girate a volte utilizzando un linguaggio e con delle modalità che non sono quelle che appartengono appunto a un pubblico di teenager oppure di quelli che vengono definiti gli young adults. Quindi il problema secondo me è nelle storie che vengono raccontate, nelle modalità in cui vengono raccontate, appunto magari sono storie girate anche da persone di non so, 25-27 anni, ma che sono più adulte, che hanno dei gusti più raffinati, se vogliamo, utilizzando diciamo questo termine in un'accezione molto ampia, e quindi io credo che questa fascia non si riconosce proprio nella modalità in cui vengono raccontati, cioè il Le cinema storie. italiano secondo me è un cinema per adulti, soprattutto negli ultimi 10 anni è sempre stato un cinema per adulti, non c'è mai stata questa volontà di capire effettivamente che cosa piacesse a questo pubblico, cosa che invece non avviene con i film americani, cioè c'è tutto il filone diciamo quel filone un po' di piagnistei appunto da Sì. Colpa delle stelle, appunto sulla morte, sulla malattia eccetera degli americani, che invece ha funzionato benissimo almeno appunto dal 2005 in poi, E quindi infatti anche sul Più Bello, diciamo, ha avuto anche qui un sul suo seguito. esatto, sul più bello ha avuto diciamo una trilogia, infatti tra l'altro raccontata in una maniera a volte anche non a volte, cioè è stato proprio raccontato in maniera seriale, perché poi chiaramente si è capito che questo genere di prodotti potevano essere ben sfruttati dalle piattaforme. Assolutamente. fondamentalmente. Beh, mi sembra tutto molto interessante, mi sembra anche, sono molto contenta che subito dopo di te ci sono 2 autori, quindi diciamo che la replica me l'aspetto, insomma, da voi. Grazie. Prego. No, è solo per la diretta. Ah, ok. Esatto, Sì, esatto. Scusatemi a chi ho spaccato le orecchie. Allora, beh, io posso parlare dell'esperienza diretta, più che altro avendo esordito nel 2021 nel circuito festivaliero, poi quest'anno a febbraio è uscito nel circuito cinematografico. Allora, il film l'abbiamo scritto, l'abbiamo iniziato a scrivere, adesso ho 30 anni, l'ho iniziato a scrivere fai a 26, quindi ero lì, avevo appena superato il quarto nel di pieno delle secolo. tue forze. Adesso Esatto, sei un uomo io sono distrutto. cresciuto vedendo cinema di intrattenimento americano e io e i 2 autori volevamo fare un film ragionato, impegnato, ma che guardasse il grande pubblico, che guardasse ai giovani adulti, agli anziani, a tutti. Perché cioè, ci siamo sbattuti veramente tantissimo per fare una cosa, per creare, per scrivere un film che appunto che guardi a una platea di pubblico più vasta possibile. Poi in sala quando è uscito in sala era sesto per Mediacopia, poi dopo 3 settimane nonostante questo lo hanno tolto e vabbè. Quindi insomma è stato un viaggio abbastanza breve. Però viaggiando un po' per l'Italia, per vari festival, incontravo ragazzi di 18-19 anni, studenti come me, quando insomma 10 anni fa, quando avevo la loro età, che insomma in qualche modo mi dicevano, li vedevo appassionati, perché ripeto, perché io a 18 anni
a 18-19 anni mi piaceva un cinema sì che aveva comunque un'idea sociale sul mondo, eccetera, ma che comunque raffigurava un genere cinematografico, per esempio, un cinema di intrattenimento di qualità. E quindi questo in qualche modo è stato il nostro obiettivo di farne uno. Quindi diciamo è mancato solo il pezzetto del confronto con il pubblico, che ovviamente oggi in sala è particolarmente complicato, quindi diciamo le intenzioni c'erano, poi è difficile capire Ma se... guarda, diciamo che il film parla di polizia, quindi c'ha il genere, parla di case occupate, c'è la parte sociale, parla di seconde Di generazioni, ovvero generazioni. dell'Italia che sta cambiando, ma di cui nessuno comunque parla, sì, o comunque si parla solo in un modo un po' limitato, secondo me. Quindi, comunque, se vogliamo fare marketing, erano tutti ingredienti che rappresentavano l'Italia del 2021 messe nel contesto europeo, perché se vediamo i film francesi, Les Misérables e tutto quanto, sono film impegnati, ma che comunque al botteghino spaccano. Passatevi il microfono, così vi sentono anche nella diretta. Il tuo film è uscito in un momento disastroso, cioè nel senso febbraio... Tra l'altro è uscito il 24 febbraio, data più triste No, ma è proprio, no, è proprio a febbraio, Quando le guarda, da cose metà possono andare gennaio, in male, realtà, vanno peggio da di metà solito. gennaio a fine febbraio, in Fanno un realtà, bagno di sangue. più o meno quasi tutte le società di distribuzione hanno in qualche modo messo in stand-by le uscite, perché c'è stata la recrudescenza del Covid, perché comunque non c'erano insomma tutte le restrizioni, si pensava che saremmo andati in una direzione diversa, invece insomma guarda, gennaio e febbraio sono stati proprio 2 mesi terribili, tant'è vero che la Eagle considera che ha distribuito dei film, come dire, anche un po' art house. Uno era Cyrano, che non è andato, diciamo, come dire, benissimo, l'altro era Licorice Pizza, che invece, insomma, diciamo, è andato così. Sicuramente in un'altra epoca storica avrebbe fatto di più, però insomma sì, era Paul Thomas Anderson, quindi diciamo però insomma febbraio è stato un momento veramente molto complicato. Si sperava che dopo l'uscita di Spider-Man ci sarebbe stata, come dire, una nuova vita per il cinema, invece no, insomma non c'è stato. Quindi questo sicuramente... Sì, diciamo che mi sembra che torna molto il discorso del mezzo, no? Di comunicazione, poi alla fine anche il pubblico. Infatti chiederei a Re, che invece diciamo ha avuto entrambe le esperienze, la serie con Netflix e invece l'uscita in sala con Non mi uccidere, che forse ha vissuto anche lì avrebbe potuto fare di più, quindi comunque mi interessa Non mi molto uccidere non è uscito in sala. Infatti ecco, abbiamo scusate. sofferto tanto perché era il nostro sogno ovviamente debuttare in sala, è il sogno di tutti penso, cioè il mio sogno comunque. Infatti. Però appunto, come appunto stavi dicendo, era un periodo particolare, chiamiamolo così, un eufemismo. Scusate gli occhiali, ma sto veramente male per l'allergia. E Se vuoi un quindi, antistaminico, io li guarda, spaccio. l'ho già preso, non basta. E nulla, quindi siamo usciti sulle piattaforme e adesso attualmente è disponibile su Netflix. E infatti sono super d'accordo con la distinzione super interessante del cinema, inteso però quasi in maniera anche se vuoi sacra, che ci sta, è giusto, della sala, della magia. Infatti non so perché sento anche un po' di tristezza, perché effettivamente le cose non stanno andando benissimo. E, nulla, per quanto riguarda il pubblico, sì, si potrebbero fare dei ragionamenti su formule, cioè nel senso sono discorsi che poi si fanno, come fai a allargare il pubblico, come lo fai insomma, a conquistare. Ovviamente la questione è sempre molto più fluida di così, cioè, forse anche quello è la cosa interessante, anche perché diciamo il linguaggio continua a cambiare, soprattutto adesso che comunque anche se sono distinte il linguaggio dello streaming e del cinema, comunque si auto-influenzano, si co-influenzano a vicenda e quindi cambia. Attualmente secondo me dal punto di vista del linguaggio la cosa più moderna in assoluto e forse anche più coerente da un punto di vista di appunto young adult,
ad ora secondo me Euphoria che ha preso l'asticella e l'ha messa chilometri avanti, ok, si può fare una cosa del genere, e secondo me adesso è palla al centro, cioè si ricomincia. Ha chiaramente settato secondo me una soglia, un teaser di 3 minuti in cui presenti un personaggio ma con un linguaggio estetico, visivo, una capacità attoriale, dei contenuti super potenti. eh, e quindi appunto è in continua evoluzione. Secondo me la vera soluzione è quella di creare sempre più alternative, per evitare appunto di cascare nel delirio che ci sia un pubblico, cioè nel senso, e grazie a magari diversificare, cosa che tra l'altro sta accadendo comunque secondo me nel nostro mercato. Infatti credo che cioè, credo vivamente che il mercato italiano stia crescendo, sta avvenendo, quindi questa diversificazione dei contenuti, degli stili che porta sempre bene. Assolutamente, e un po' ritorniamo anche a quello che diceva Mary, cioè che a volte manca un po' un'alternativa, appunto, nel senso c'è tanta roba, però non è sempre facile scegliere e trovare quello che ci rappresenta, e su questo appunto mi farebbe piacere passare la parola alla professoressa Andò, se diciamo ovviamente ha commenti su quanto è stato detto, e poi se vuole dirci o raccontarci un po' questa interessantissima ricerca che parla molto di rappresentazione su un tema molto delicato che è quella dell'adolescenza femminile. L'adolescenza in generale ovviamente è molto delicata, ma insomma sicuramente quella femminile ha un discreto, diciamo, una discreta, diciamo, cioè una discreta rappresentazione nei prodotti mediali. Quindi la ricerca si chiama Girl's Eye View ed è un progetto italo-inglese, e lascio la parola alla professoressa. Grazie, io mi scuso per il tono di voce, ma ho purtroppo una laringite causa lezione che mi ha reso abbastanza, non so quanto si senta, se si senta bene. Allora, intanto grazie per l'invito e per questa occasione, perché è utilissimo confrontarsi con tutti voi, e speriamo anche con chi ci sta seguendo qui e in streaming. Parto dalla ricerca e poi magari appunto però qualche nota mi piacerebbe darla anche rispetto a quello che ho sentito. La ricerca è appunto un progetto italo-inglese, è un progetto finanziato dal Art and Humanities Research Foundation, quindi diciamo un ente di fondazione per la ricerca inglese, e il progetto è nato dalla collaborazione tra me e questa collega inglese, si chiama Danielle Hipkins, dell'Università di Exeter, con cui appunto avevamo avuto modo già di confrontarci sul tema della rappresentazione dell'adolescenza femminile nel cinema e nella televisione italiana. Tra l'altro stavo dicendo prima a Re che appunto abbiamo fatto la nostra prima ricerca insieme, in realtà è stata fatta proprio su Baby, che appunto è stato un caso di studio molto molto interessante, quindi non potevamo non affrontarlo. Ci siamo lanciate in questa esperienza, è stato molto interessante anche dal punto di vista secondo noi dei risultati, e da lì siamo partite poi con questo progetto più ampio che abbraccia appunto sia il progetto inizialmente prevedeva di parlare solamente di cinema, dopo l'esperienza di Baby abbiamo allargato la televisione. Questo perché nell'idea di Daniel c'era forse più il cinema inizialmente. Io invece, venendo da studi sulla televisione, sulle audience, premevo perché ci fosse molto la televisione, quindi alla fine abbiamo trovato questo compromesso che ci convince entrambe. E il progetto quindi si basa su che cosa? Abbiamo coinvolto 6 scuole italiane per il momento, ma contiamo di allargare ulteriormente il campo in 6 parti diverse d'Italia, diverse realtà geografiche, anche dal punto di vista della grandezza dei centri, eccetera. Ci abbiamo cercato non di essere rappresentativi perché è una ricerca qualitativa, ma comunque insomma di fotografare diversi contesti, e per il momento abbiamo svolto interviste in profondità con queste adolescenti, ragazze tra i 14 e i 19 anni, a cui abbiamo chiesto sostanzialmente di raccontarci che cos'è l'adolescenza e quanto si ritrovano all'interno dei contenuti televisivi e cinematografici, con un particolare focus sul prodotto italiano. Focus che in qualche caso dobbiamo un po' forzare noi, perché ovviamente, come potete immaginare,
e come insomma è venuto anche fuori insomma già da questo primo giro, i titoli che vengono citati di più sono titoli prevalentemente internazionali, non sono titoli italiani, anche se appunto in realtà poi piattaforme come Netflix in particolar modo stanno dando visibilità anche al prodotto italiano. Ecco, per esempio Baby è un prodotto super citato, così come Scam, che è un prodotto che appunto non nasce come italiano, ma sicuramente nella declinazione italiana è particolarmente sentito e amato. E dopo questo primo giro di chiacchiere con le ragazze, siamo andate nelle scuole, abbiamo iniziato a lavorare con loro anche con delle proiezioni cinematografiche, e lì è stato molto interessante perché ci siamo accorti che appunto alcuni contenuti cinematografici per loro sono molto distanti, percepiti come molto distanti, altri sono proprio invisibili, e questo è un problema, cioè nel senso a loro non arrivano. No, faccio un esempio che mi ha colpito rispetto appunto a quello che stiamo facendo nella ricerca. C'è un film che si chiama Dolcissima, adesso io non ricordo sinceramente la casa di produzione. È un film che abbiamo proposto noi perché rappresenta l'adolescenza, rappresenta il problema dei disturbi alimentari in qualche modo, comunque della ricerca di identità, insomma un tema molto, è un film molto centrato sui temi adolescenziali, che loro non hanno neanche sentito nominare, e che però nel momento in cui noi l'abbiamo mostrato, l'abbiamo fatto vedere, è stato molto apprezzato. E lo stesso è successo 2 settimane fa, quando in Sapienza abbiamo proiettato Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei, che è anche un film che sostanzialmente in sala non ha circolato, non è sulle piattaforme, eppure invece piuttosto interessante dal punto di vista dei temi trattati. Le ragazze si sono molto ritrovate. Allora c'è secondo me un tema fondamentale, che è quello dell'invisibilità di alcuni prodotti del cinema, in particolare del cinema italiano, nel senso che non arrivano, c'è un problema o di distribuzione o addirittura forse addirittura precedentemente di filtro. In secondo luogo i ragazzi, le ragazze, noi abbiamo intervistato ragazze, però e poi ci ripromettiamo in realtà di fare la seconda ricerca tutta sui ragazzi, perché ci sembra in realtà un tema molto interessante da non sottovalutare, perché invece ci sono molte cose da imparare anche lì, e secondo me il caso di Euphoria è decisivo dal punto di vista della rappresentazione maschile, ma questa è un'altra storia. Abbiamo diciamo notato che ecco loro diciamo non percepiscono poi una distinzione così netta in termini di esperienza, sì, cinema, televisione, ma in realtà per loro conta il contenuto. Quindi se e la forma sicuramente seriale è più in linea con le loro esigenze, però se il contenuto convince, diciamo la distinzione cinema-televisione che noi facciamo perché veniamo anche da un tipo di formazione differente, forse non è così marcata. Quindi ecco, alcuni prodotti, per esempio italiani come Sul più bello, eccetera, passano esattamente come passa Scam, come passano altri, indipendentemente dal fatto se sia cinema o no. Il rapporto con la sala poi è un altro tema, un'altra questione che insomma può essere affrontata, ma secondo me è un'ulteriore questione, cioè qui il tema è il contenuto e quello che rappresenta, e quello che sta emergendo dalla ricerca è una costante richiesta di diversificazione dei contenuti da una parte, e di contenuti che parlino effettivamente di loro, dei temi che per loro sono importanti, quindi quelli che stavamo iniziando a enunciare. Infatti tornerei sui temi e poi ovviamente chiederei anche a Tiziano e Mari se hanno commenti su tutto questo, ma della sala torneremo a parlare, quindi diciamo sia Break e Gleb hanno toccato nei loro lavori temi molto delicati, nel senso ovviamente Baby sappiamo tutti che prende spunto da una vicenda abbastanza squallida avvenuta qua a Roma di prostituzione minorile, e il film di Gleb insomma come si accennava sì è un racconto di seconde generazioni, però insomma vissuto in questi due mondi paralleli tra la Digos e la casa occupata, che insomma entrambe, esatto, la Celere e la casa occupata, che diciamo entrambi sono universi che nascondono, cioè che hanno ognuno i suoi propri problemi, diciamo così, come si dice a Roma, il più pulito c'è la rogna. E niente, quindi mi interessa capire magari voi come scegliete i temi da affrontare. E poi volevo chiedere anche a Federica se la sensibilità che queste nuove generazioni, io non ci metto neanche più millennials, cioè vado direttamente su Zoomers e Alpha, che
stanno dimostrando rispetto comunque ai temi della diversità, dell'inclusione, insomma sono ovviamente sono generazioni abbastanza cresciute all'interno di un contesto un po' più attento, diciamo così. Poi nella pratica bisogna vedere quanto attento, però diciamo a parole quantomeno c'è una maggiore attenzione. Mi chiedevo se questo nel comunicare un film può essere, diciamo, a volte, cioè, come se questo impatta sul lavoro che fai. Però insomma, ecco, vi ho lanciato degli input e poi soprattutto poi se Tiziano e Maria hanno voglia vogliono chiudere molto volentieri con i loro commenti. Allora, Baby, Baby, Baby è sicuramente un pezzo di cuore, ovviamente, cioè, la mia carriera è iniziata con Baby e tutto quanto. E diciamo che io sono cresciuto insieme a Baby anche da un punto di vista sia umano che professionale. La rivoluzione, cioè, secondo me la rivoluzione che hanno portato questi prodotti era un po' il posizionamento del punto di vista, che è qualcosa che magari non sempre è chiaro, forse, ai più. Cioè, la questione è che io posso parlare dei giovani, però posso parlarne e cambia tanto il racconto a seconda di dove metto il punto di vista. Quello che noi volevamo fare era raccontare i giovani, ovviamente, cioè raccontare i giovani, cioè uno dei modi in cui inizialmente abbiamo pitchato il prodotto era una storia di giovani scritta da giovani per i giovani. E ci abbiamo creduto molto, abbiamo fatto un sacco di ricerca, per esempio è interessante, secondo me almeno, perlomeno, ovviamente è tutto molto personale, interessante ricerca abbiamo fatto dal punto di vista musicale, Qui perché torniamo su Tiziano che ci aveva che espresso questo infatti desiderio. cioè, stavo pensando perché per esempio lì siamo andati a intervistare i ragazzi, a cercare di capire quali fossero le loro playlist, cioè cosa effettivamente ascoltano e poi effettivamente sulla sceneggiatura e poi sulla serie abbiamo fatto questo gioco che secondo me passa, cioè la distinzione tra musica diegetica e extradiegetica. Ora faccio un po' di tecnicismi, però cioè, nel senso, cioè, ci interessava sentire cosa ascoltavano loro e allo stesso tempo commentare il racconto invece come noi percepivamo insomma le emozioni e quello secondo me è stata un po' la forza, ovviamente su angoli diversi, perché poi il punto di vista non è mai uno solo, però quello è stato il tentativo che noi abbiamo provato a fare, che ci siamo divertiti a fare. Mi sembra, della prospettiva mi sembra effettivamente un tema molto interessante anche perché non banale, non facile e come diceva anche Federica, a volte non è detto che essere giovani vuol dire riuscire ad adottare quella prospettiva giusta per raccontare una storia anche difficile, ma entrambi questi due prodotti, Baby e Legionarie, secondo me hanno diciamo, una freschezza, anche un'oggettività nel parlare di certe cose che secondo me aiuta moltissimo la comprensione e la giusta anche identificazione dei personaggi, però questo mi permetto di dirlo a titolo completamente personale. Sì, no, infatti volevo aggiungere che per esempio uno dei motivi per cui poi abbiamo iniziato, cioè adesso noi stiamo facendo Briganti, che è proprio un tutt'altro prodotto, è un period, un altro pubblico, un altro budget, è proprio un altro, una mela non è una mela si dice, cioè sono proprio due cose completamente diverse. In quel caso quando noi abbiamo fatto Baby, all'inizio quando abbiamo concepito Baby, la cosa che ci incuriosiva da autori era quello appunto di cambiare un po' la narrativa, c'era la narrativa dello scandalo da un punto di vista mediatico nei giornali, che però ci sembrava adulto, cioè ci sembrava molto adulto il punto di vista e cercavamo. Poteva essere un film di Vicari probabilmente, cioè, Come? che poteva diventare un film di Daniele Vicari, insomma. Diciamo. Sì, con tutto il rispetto di Vicari. Sì, no, era un altro tipo di narrativa, cioè nel senso noi ci eravamo chiesti, ok, ma chissà loro cosa pensano, avevamo visto le interviste, insomma le registrazioni ed era un'altra cosa, era come se fosse davvero un altro racconto ed era tutto materiale che a noi ci appassionava un sacco, insomma. Molto interessante. Vuoi che ti ridico la domanda? Sì, dai. Come scegli le tue storie? Cioè, e anche un po', io so già la risposta, se la ricerca può aiutare nel trovare la giusta prospettiva. Ma, penso che se una cosa che tu concepisci, tu scrivi come autore e se ti piace, se già piace a te, dopo averci insomma il concept o comunque lavorandoci, sei già, però non devi essere ipocrita, sei già al 50% del lavoro,
quindi ovviamente riprendendo il discorso di prima, essendo cresciuto guardando un certo cinema di intrattenimento di genere, creato per le masse di base, creato per le masse. A noi, a me e ai due cosceneggiatori con i quali ho scritto Il Legionario e con i quali sto scrivendo adesso il secondo film, L'Opera Seconda, insomma, noi volevamo raccontare delle tematiche molto attuali, ma che comunque ci piacessero, perché altrimenti non l'avremmo mai fatto. E anche il secondo film, che sarà molto più di genere rispetto al primo, che parlerà di una tematica mai raccontata prima nel cinema italiano, tratto da notizie di cronaca, cose molto spettacolari che si fanno soprattutto in Italia, ma che è anche una scuola che ormai è diventata anche famosa in tutta Europa. È una peculiarità di una zona italiana. È una cosa, insomma, che rappresenta, cioè, indagavamo sul fenomeno diversi anni, ci piaceva. È una cosa che potenzialmente credo possa toccare una platea più vasta possibile. A quel punto ci siamo detti perché no, perché comunque in primis piaceva a noi, ma perché a noi piace quel cinema lì che comunque arriva al grande pubblico, ecco. Certo. Quindi diciamo bisogna innanzitutto crederci e in qualche modo diciamo appunto sentire che è il modo giusto. Però forse mi viene da dire, qui forse passare la parola a Federica se Gleb ha finito, cioè ci deve credere anche Ma un guarda, po'. secondo me l'obiettivo è raccontare alla fine la cosa più difficile è riuscire a raccontare una bella storia. E poi però diciamo qualcuno deve anche un po' credere che quella è una bella storia e quindi forse produzione e distribuzione un po' entrano a gamba tesa e possono essere di grande supporto anche gli autori, che era un po' quello che anche abbiamo accennato di dire prima, o forse no, questo lascio a Federica la parola. Ma guarda, la produzione e la distribuzione sì, possono essere di grande aiuto, spesso possono essere anche un po' di ostacolo, nel senso che poi mi è capitato negli anni di avere magari dei così, prodotti che sulla carta erano molto, diciamo così, funzionavano, e poi invece nel momento in cui vai a così, lanciarli al cinema invece non danno, come dire, i risultati sperati. Io credo che, non so, io trovo che veramente in Italia si faccia fatica a trovare delle storie, non parlo solo del cinema, parlo proprio in generale anche rispetto ai prodotti delle piattaforme. Si fa proprio fatica a trovare dei format o delle storie da raccontare. Non so, io mi chiedo perché ci sono dei prodotti, che so, tipo Riverdale, piuttosto che Elite, che è come dire, una serie spagnola che parla di situazioni di liceali, e in Italia non si riesce a fare un film o una serie sui liceali. Quando io ero giovane c'era Beverly Hills 90210, ok? Quindi, e poi c'erano tutti i vari spin-off. In Italia non siamo mai riusciti, abbiamo fatto i ragazzi del muretto, capito? Cioè, questo è il livello. Perché secondo me, non so, quasi culturalmente non c'è la capacità di capire quali sono le storie che possono interessare, cioè non mancano delle storie in cui come dire, i ragazzi possono in qualche modo identificarsi, ma anche storie aspirazionali, no? In cui loro guardano e dicono vorrei che fosse la mia vita. Quindi secondo me c'è da lavorare tanto su questo tendenzialmente, cioè proprio fare delle riflessioni critiche su. Cioè abbiamo una cinematografia che rispecchia le emozioni, le storie del pubblico? Forse no, cioè io poi guardo molto i numeri. Da metà del 2021 ad oggi i primi 10 film del cinema sono film americani. Non c'è un film italiano nei primi 10 film da metà del 2021, cioè nell'anno solare, non c'è.
Gli unici film italiani che hanno incassato delle cifre tendenzialmente così ragionevoli sono Come un gatto in tangenziale 2, I me contro te, che non definirei neanche... no, nel senso che è un prodotto molto specifico, creato per un Un pubblico determinato pubblico. molto fedele, che sono i bambini, cosa che invece non sono gli adolescenti, perché diciamo, come dire, cambiano poi, no, molto È velocemente. nella natura dell'adolescente. Esatto. E poi c'è scusate, Diabolic, e poi c'è Corro da te, e poi c'è Il nulla cosmico. Quindi forse ci dovremmo interrogare sulle cose che vengono prodotte. Poi invece ci abbiamo i vari Doctor Strange, Animali Fantastici, Batman, Sonic, sono tutti prodotti americani. E non ce n'è uno che è riuscito in qualche modo italiano che ha fatto più di 3 milioni. Tu mi dicevi, Federica, che a Warner Bros. Avevi curato una ricerca Sì, su... allora, avevo curato questa ricerca sul cinema italiano, era una ricerca fondamentalmente più sui numeri, quindi su come il cinema italiano si era evoluto a partire, diciamo, dal 2005 fino al 2019, e diciamo che gli incassi dei film italiani dal 2005 al 2019 sono stati degli incassi molto importanti, cioè basti pensare ai vari al di là dei, diciamo, come dire, dei cinepanettoni, ma anche Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud, insomma, abbiamo avuto una cinematografia importante, solo che abbiamo avuto una cinematografia tendenzialmente tutta simile a se stessa, cioè nel senso il comico, la coppia di amici, gli stessi attori, tendenzialmente le stesse tematiche, ma diciamo mai qualcosa di veramente, come dire, diverso rispetto o comunque qualcosa che veramente potesse, ecco, anche in questo caso essere molto appealing nei confronti di un pubblico molto giovane, perché tutte queste commedie che sono state fatte nel corso degli anni in realtà erano delle commedie molto adulte. Noi, a parte Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, noi non è che abbiamo delle attrici dei giovani. molto giovani che in qualche modo fungono, cioè non abbiamo la Zendaya della situazione che trascina il box office, non c'è. E su Quindi- questo chiederei a Tiziano e Mary, insomma, nell'ordine che preferiscono, se hanno voglia di commentare, se anche loro percepiscono questa confusione tra film per la sala, film per la piattaforma, se hanno piacere ad andare in sala e secondo, insomma, che cosa ne pensa in generale di tutto quello che è stato detto. Allora, per me la sala sì, è molto bella perché ti fa stare proprio in mezzo al cinema e ti ingloba nel vedere. Poi io volevo rispondere che nello studio per i giovani è molto appropriato perché alcuni non si capiscono, i giovani, cioè neanche io tra un po' mi capisco. Quindi uno studio approfondito per creare un film sarebbe eccezionale, anche con le musiche, che lavora perfettamente nella serie Baby, che stavamo parlando prima, che pure per me per far venire la gente al cinema dovresti fare il primo film molto, come posso dire, molto... aspetti, non trovo la parola. Vabbè, non abbiamo tempo, non ti preoccupare. Molto... che attrae tanta gente e a far aspettare per tirare fuori il secondo film. Tipo, cito Avatar. Avatar, il primo film è stato eccezionale. Il secondo è stato l'hanno molto posticipato per la mandata sui cinema e crea molto dipendenza da devo andarla a vedere per forza perché l'ho aspettato veramente tanto. E può essere anche una ciofeca, può essere come mo sta diventando Fast and Furious, che è stato una saga molto che ha attratto tanta gente, che mo sta diventando troppo commerciale. Cosa intendi per troppo commerciale? Prima si parlava sulle... sì, infatti. Vabbè. Conosco anche film molto amati con un sacco di macchine che volano. No, vabbè, però... Sì, sì. No, io dicevo che
prima si parlavano di più delle gare, macchine, adesso mo si parla di crimini, rapina a banche, cercare di far soldi, che prima nei primi Fast and Furious non era così. Ok. No, ho intuito. Mary, se tu vuoi dirci la tua o commentare o quello No, che credo desideri. che, beh, le piattaforme comunque hanno cambiato un po' quello che è il viversi il cinema sicuramente. Io per anni non sono stata in sala, ho ricominciato ad andare in sala sicuramente con i film Marvel, ma magari perché io sono una fanatica della Marvel e quindi mi attrae di più. Sono discreti numeri di fanatici dei Marvel. E quindi magari vederla al cinema è tutta un'altra cosa rispetto a vederla a casa. Io provo a rivedermi i film anche dopo averli visti al cinema, giusto per capire un po' la differenza tra le due cose. Quindi questo. E negli ultimi anni sono rimasti gli unici generi che comunque al cinema attirano tanta gente, perché io ancora ci vado, però per certi film diciamo che trovi la sala vuota. Ah no, senz'altro, questo è Questo molto vero. sì. Ma quindi diciamo, Quindi forse dipende dal genere, diciamo, indipendentemente dall'età, forse è proprio il genere. quindi questa diciamo domanda un po' per tutti. Esiste un modo per comunicare meglio alcuni film, perché come citava appunto la professoressa, che magari poi quando li fai vedere agli studenti, comunque ai giovani, effettivamente vengono apprezzati, quindi evidentemente qualcosa in nuce c'era, oppure forse in realtà servirebbe un nuovo canale, proprio cioè, in cui appunto un po' come Netflix, quel target sa che troverà qualcosa che gli piace, quindi forse dobbiamo ripensare un po'. So che vedo Federica vuole. Sai che allora c'è una grande differenza fra le piattaforme e il cinema, ok? Che tu per andare al cinema devi uscire di casa, trovare un parcheggio, tendenzialmente cercare e trovare delle persone che vengono al cinema con te, perché insomma, a parte gli appassionati, però tendenzialmente andare al cinema è un'esperienza collettiva. Anzi, è molto apprezzata, cioè i giovanissimi che ci vanno apprezzano anche proprio questo, il fatto di andare in Esatto, gruppo, di essere esattamente. un Poi devi momento diverso. pagare, quindi poi devi pagare un biglietto, quindi devi essere fortemente motivato per andare al cinema. Cioè, quindi quello che tu vai a vedere deve essere qualcosa che in qualche modo ha delle premesse molto forti, altrimenti perché devi uscire quando poi a casa puoi avere hai un supermercato di, come dire, diciamo 10.000 film a tua disposizione, poi magari continui a guardare sempre gli stessi perché, diciamo, come dire, poi le piattaforme ti ripropongono sempre diciamo i generi che tu in qualche modo prediligi, ok? Quindi per andare al cinema devi essere fortemente motivato. Spesso quando ci sono dei film che magari non hanno un grande cast, non hanno una grande storia, o magari sono anche bellissimi, però diciamo che poi si fanno anche delle analisi di tipo economico, per cui diciamo che tendenzialmente si valuta quanto potrebbe essere l'incasso cinematografico, si spende in base a quello che è un'idea di incasso e chiaramente immagino che un film come Dolcissime non fosse proprio la punta di diamante del listino di quella casa di distribuzione e quindi si fanno degli investimenti ovviamente ridotti e quindi di conseguenza il film magari riesce a essere meno visibile, ma anche se avessero speso magari 1 milione di euro, comunque secondo me sempre una nicchia di persone sarebbe andata a vedere, cioè non credo che avrebbe avuto tutto questo grande successo cinematografico. Però ripeto, per andare al cinema devi essere fortemente motivato, quindi è chiaro che se tu c'hai Spider-Man, Doctor Strange, film di supereroi, se hai un certo tipo di prodotto, che tant'è vero che è un prodotto che funziona, cioè quel prodotto lì non è un prodotto che, come dire, è calato da un punto di vista degli incassi, perché Batman ha fatto 10 milioni, Doctor Strange mi sembra sia oltre i 12, Batman 23, cioè parliamo di cifre pre-pandemiche. Il problema sono i film medi che, come dire, magari si preferisce vederli a casa perché appunto non hanno tutto questo grande appeal e quindi non c'è questa spinta, non c'è questa grossissima motivazione. E infatti secondo me bisogna puntare sulle grandi opere, che non necessariamente
commerciali, cioè non necessariamente, come dire, i cosiddetti film per il grande pubblico, ma diciamo anche film di autori che però sono degli eventi, quindi questo tendenzialmente è l'obiettivo, secondo me, a cui dovremmo puntare. Sì, certo, questo mi viene da dire perché appunto siamo all'interno di un festival che promuove soprattutto prodotto piccolo, insomma, di anche registi e autori in crescita. Mi chiedo, certo, la scomparsa del prodotto medio, diciamo, da un circuito mediaticamente esposto, mi chiedo poi in prospettiva che effetto avrà poi sulle carriere di tutti i giovani autori che si affacciano sulla scena. Sicuramente il sistema troverà un nuovo equilibrio, però sono molto curiosa di vedere quale sarà. Chi vuole intervenire? Può essere anche un bene, perché magari al cinema negli ultimi anni sono andati tanti prodotti medi brutti. Assolutamente, Bisogna dirlo, assolutamente. quindi magari quelli già. Esatto, diceva Federica che giustamente al cinema è arrivata anche tanta roba brutta recentemente, quindi non è che film medio vuol dire Tantissimo. piccolo gioiello per forza. Scusate, ho ripetuto per chi ci sta ascoltando in streaming. A me banalmente Animali Fantastici non mi è per niente piaciuto, cioè, ed è interessante, cioè è pieno di errori, di cose brutte proprio, anche da un punto di buchi. Però lo sai che è? Che fa parte di un universo particolare, cioè la questione è questa, secondo me. Volevo dire un paio di pensieri che mi sono venuti in mente così in maniera spontanea durante la conversazione. Cioè, innanzitutto bisogna dire che in Italia abbiamo una sorta di esterofilia non indifferente, ma proprio di base. Endemica, sì. Cioè, nessuno è profeta in patria, pure Baby è stato accolto molto male nelle prime stagioni dalla critica, e diciamo che l'impatto che ha avuto Baby dal punto di vista di risultati è molto buono in Italia, da un punto di vista di click, insomma, però la cosa diciamo anche ottima è che è andata molto bene all'estero. E c'è stata questa disparità tra una risposta che c'è stata all'estero rispetto a quella che c'è stata in Italia, cioè comunque c'è una sorta del tipo l'erba del vicino è più verde, no? Che questa secondo me è una cosa che c'è, cioè nel senso sarebbe interessante chiedersi il perché anche dal punto di vista forse culturale, laddove insomma. E, questo. Poi c'è un'oggettiva a livello forse anche internazionale crisi di contenuti, da lì appunto il fatto che tu prendi un universo e lo spremi fino alla fine, il fatto che tu fai remake a rotta di collo, cioè nel senso per il concetto un po' dell'hype, sai che sta per uscire la serie dell'universo Star Wars, si crea un'aspettativa, cioè Traghetta il prodotto fino alla fine, insomma. esatto, esatto. E quindi crei una fan base, cioè insomma una risposta che avverrà in un modo o nell'altro, cioè eh, tutta la questione, ok, Doctor Strange, Spider-Man l'ho visti pure io, però è una roba, cioè nel senso non c'è soltanto la storia di Doctor Strange, ma è proprio la storia del prodotto di Doctor Strange, cioè il fatto che sai che fa parte, che è collegato a un universo Disney, perché, scusa, Disney, perché tu hai visto WandaVision, però se non hai visto, cioè è una cosa che ti senti anche appartenente a una sorta di comunità, e tu sai che e poi se sei un pazzo come me sai che il regista è Sam Raimi, e sai che quindi Sam Raimi è il vecchio Spider-Man, e quindi c'è una roba, cioè, lo devo andare a vedere, cioè, poi, e quindi si creano un po' delle dinamiche che sarebbe interessante poter riuscire a creare, ehm, a creare, cioè è normale, è un po'. C'è un po', e poi c'è anche questo discorso del grande medio che è vero, noi molto spesso andiamo a paragonare il nostro grande con l'altro grande, quando poi si parla di numeri spropositamente diversi, cioè che non è come paragonare Baby e Euphoria. Euphoria ha un budget a puntata che è tipo 10 volte più grande, cioè, ok, non è nulla però perché si parla anche di contenuti, per carità, però cioè, non si possono, è un po' difficile poi sapersi muovere e avere un'idea precisa di queste cose. Io penso appunto che la questione è creare universi più che trame, secondo me. Questo è un altro pensiero che stavo facendo. Cioè, non è tanto la bella storia, ma creare dei begli universi. Questo forse è un discorso che è più chiaro nella serialità, perché ovviamente quando tu vai a vendere un prodotto seriale non è che tu hai la sceneggiatura, cioè nel senso ovviamente deve essere rinnovabile, deve essere. Però diciamo che la vecchia percezione, interrompetemi se mi dilungo perché ovviamente mi appassiono e parlerei per ore, la vecchia percezione della serialità è che sia una storia lunga, quando non è così, cioè è una creazione di un universo all'interno della quale tu puoi produrre storie.
no? E secondo me una volta che tu crei un universo che riesce ad agganciare un pubblico, hai vinto. Assolutamente, infatti anche Scam, diciamo, viene rinnovato, ogni volta ci dicono che è l'ultimo, però poi in realtà alla fine si riesce sempre a trovare. Adesso vedremo che cosa succederà con questo cambio alla fine anche di format, perché abbandoniamo, da quello che ho capito, il format degli studenti del liceo, perché non si vuole, diciamo, smettere di guardare cosa facevano quei personaggi, quindi insomma, lo trovo comunque interessante appunto rispetto a quello che dicevi dell'universo e quindi sono molto curiosa di vedere la prossima stagione di Scam per questo motivo, cioè se è ancora un terreno fertile oppure se invece sarà mancato qualcosa, però molto molto Che è interessante. una domanda che ti porta a vederlo, cioè nel senso anche quello è bello, cioè quello È che un sto dicendo non motivo, è soltanto il prodotto in sé, ma anche la narrativa che si costruisce dietro al prodotto che è interessante, no? molto d'accordo. E su cui bisogna lavorare, anche perché questa narrativa attraversa dei canali che noi diamo per scontato, ma che a volte young adult, cioè magari io tappezzo gli autobus di comunicazione, di pubblicità, ma diciamo il ventenne sta su TikTok per dirti, no? E quindi magari Assolutamente. anche lì la comunicazione forse deve cambiare, si deve adeguare. Lì è una sorta che forse bisogna ringiovanire tutto, quindi non soltanto i talent, però anche chi si occupa della comunicazione, non lo so, boh, questi sono pensieri. Forse anche essere pronti. Sì, quella si sta cambiando. Mm, Sì, 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 certo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Si vede, sicuramente. cioè si sente comunque. Sì, sì, e senz'altro forse anche un ulteriore effetto dell'arrivo di Netflix in Italia è stato anche un po' quello, secondo me, diciamo. Professoressa, prego. Sì, no, volevo aggiungere un paio di cose. Allora, la questione cinema, appunto, prima avevo citato questa differenza cinema, cioè esperienza cinematografica, quindi in sala, e esperienza del contenuto cinematografico attraverso la piattaforma. Allora, gli esempi che stiamo facendo tutti, che poi corrispondono anche con quello che emerge anche dalla ricerca, per esempio, è che appunto in sala si va per i grandi prodotti. E questi prodotti sono appunto prodotti che non hanno assolutamente al momento, diciamo, nessun candidato italiano capace di mettersi in competizione. Parliamo appunto di universi narrativi, di mondi espansi, perché poi il senso appunto che stavi raccontando anche te è proprio questa idea dell'espansione, per cui io appunto prendo un pezzo da una piattaforma, tipo WandaVision è per esempio, no, la serie TV su Disney Channel, però poi lo collego al film che è collegato all'altro film, eccetera. Quindi trascino un fandom, perché poi lì stiamo parlando di quello, all'interno di una serie di appuntamenti per vivere un'esperienza espansa di consumo che è tipica del fandom. E questa è una cosa che è unica, e su cui appunto il prodotto italiano non c'è per il momento. Non c'è, non so se, come dire, punterà ad esserci o se vuole comunque diversificare, perché poi c'è anche una questione di capire se, come dire, vale la pena mettersi in gioco sullo stesso piano o meno. Quelli sono comunque prodotti che funzionano per gli adolescenti e funzionano anche e soprattutto direi a prescindere dal tipo di contenuto. Cioè vedere Doctor Strange o Spider-Man o Batman non ha niente a che fare con la loro percezione adolescenziale, con i loro vissuti, eccetera. È intrattenimento puro. Ok? Altra cosa è vedere il contenuto che riguarda la loro storia, cioè cercare il contenuto che in qualche modo li aiuta a riflettere, a trovarsi, a conoscersi. Allora, mentre ascoltavo prima la conversazione, ripensavo appunto di nuovo a Baby, perché su Baby abbiamo fatto questa ricerca, è durata un anno, per cui l'abbiamo molto, diciamo, approfondita. E Baby alla fine appunto è piaciuta, cioè le persone che l'hanno vista si sono riconosciute in quel prodotto perché parlava di adolescenza, indipendentemente dalla questione dello scandalo, che non è proprio passato tra gli adolescenti. Quella è una visione che abbiamo avuto noi in quanto, come dire, ce la ricordiamo e perché la storia ha preso quell'innesco. Però da quello che dicevi anche tu, lì alla fine si racconta un vissuto, che è il vissuto adolescenziale. Tra l'altro è una scuola ambientata in un liceo, tra compagni di scuola, quindi sono tutte le dinamiche del bullismo, del rapporto tra compagni, dell'esclusione, anche in relazione per esempio allo stato socio-economico, eccetera. C'è il tema della scoperta della sessualità, sebbene sperimentata in una modalità un po' particolare, però c'è anche questo.
Poi c'è il tema dell'amicizia, cioè quando noi abbiamo fatto queste interviste, quello che è venuto fuori è che Baby è la storia dell'amicizia tra Ludovica e Chiara. Ed è quello che passa, è Ludovica e Chiara che si completano, Ludovica e Chiara che vivono fasi alterne quasi, no? Di coraggio, paura, sperimentazione, è quello che è passato. Allora, e questo è quello che passa su Scam. Sono questi i contenuti che passano e secondo me appunto non hanno nulla a che fare con quel tipo di cinema di cui stiamo parlando. Il problema semmai è che l'adolescenza nel cinema italiano, l'adolescenza rappresentata nel cinema italiano, scusate, è un'adolescenza che non c'è, cioè è un cinema che non c'è, un cinema d'autore molto bello. Penso a Chiara. A Chiara noi l'abbiamo messo nell'elenco dei film da far vedere ai ragazzi. Non l'ha scelto nessuno. La ragazza è una 17enne e ha vinto il Davide Donatello, ma il film non è proprio arrivato, non è un film per ragazzi. Non ci si ritrovano, mentre sul più bello passa, succede comunque a passarlo, l'abbiamo fatto vedere alle ragazze, non al cinema, ma in piattaforma sì. Altri film tipo Sulla stessa onda ha funzionato, un altro che per esempio ha funzionato tantissimo è Bangla nella nostra ricerca Che e pure infatti non ha adesso visto hanno nessuno in fatto la sala, serie, paradossalmente. no? Quindi c'è un tipo di narrazione in cui ci si ritrova perché sono tematiche che loro vivono. Però torniamo al punto di prima del rapporto con la sala, che è poi quello che mi interessa di più, no? Bangla al botteghino è stato un disastro. Però è passato come contenuto. Sì, no, scusa. Sì, è passato come contenuto e infatti ci fanno la serie. Quindi ritorniamo, diciamo, come dire, al discorso iniziale che ci sono dei prodotti che possono essere fruiti in sala e invece dei prodotti che magari gli arrivano come contenuto che però non vengono fruiti in sala. Io mi chiedo se Baby, così provocatoriamente, se Baby fosse uscito come film al cinema, quale sarebbe stato il risultato? È una cosa che non possiamo sapere, ovviamente, però, però sicuramente diciamo che il rapporto con la sala, il rapporto con la piattaforma e tutto quello che è successo con il Covid necessariamente va a influenzare il tipo di contenuto che loro vogliono vedere. Cioè, io credo che oggi non andrebbero comunque al cinema a vedere qualcosa che non li, come dire, che non gli interessa, non che non li rappresenta, ma che non gli interessa da vedere al cinema. Magari poi sono a casa e vedono tutto. Quindi, diciamo, è proprio anche il tipo di luogo in cui loro fruiscono un certo tipo di contenuto. Cioè, sembra una cosa banale, però è rispetto alla motivazione che dicevo prima, no? Bisogna uscire, trovare la gente, parcheggiare, fare. Esatto, esattamente. Esatto, esatto. Esatto, quindi per loro la festa non è andare a vedere Dolcissime. Molto, molto chiaro. Non so se c'è qualcuno in sala che vuole Parla te. anche solo fare un commento. Prego, aspetta, vengo io, facciamo prima. Così ti sentono anche. Sì, ciao. Volevo fare una piccola domanda in relazione a quanto si parlava prima riguardante, diciamo, la situazione del cinema italiano in questi anni, di cui parlava lei prima. E diceva che c'era questa sorta di stagnamento di contenuti sempre uguali che però avevano successo fino a pochi anni fa, fino a prima della pandemia, ma che comunque mancava una diversificazione che potesse anche essere stimolante per lo spettatore medio. Però mi vengono in mente diversi esempi in cui invece, soprattutto recentemente, il periodo dal 2016, qualche anno dopo, ma sicuramente anche prima, in cui ci sono stati tentativi veri e propri di diversificare, di proporre un cinema di genere, di intrattenimento e che potesse avere successo. Mi viene in mente Mainetti, che ora è uscito pure con Freaks Out, ma lo stesso Cigrobot, oppure i film di Rovere, Veloce come il vento, Il primo re, anche questo più recente, Garrone, potrei fare tanti esempi. Però perché allora questi che invece proponevano una diversificazione non sono riusciti a proporre una nuova mentalità di cinema allo spettatore italiano? Nel senso, era come se facevano lo stesso prodotto di sempre, avevano successo, ma diciamo venivano giudicati come un contenuto sterile. Se proponi qualcosa di diverso,
non sembri neanche credibile. Allora dovrebbe essere la soluzione? Questo è il grande dilemma del cinema italiano, cioè i prodotti sempre uguali, poi se qualcuno propone qualcosa di diverso non si vuole fare perché se proponi qualcosa di diverso, diciamo, il risultato al botteghino non è garantito. Allora in quel qualcosa di diverso ci metti gli attori che secondo, diciamo, produttori o distributori magari sono gli attori che ti possono garantire il successo. Quanti film avete visto sempre con le stesse coppie di attori? 1000, ne abbiamo visti 1000. Poi appunto il 2006, quindi questo diciamo che è proprio un problema del cinema italiano, cioè non si riesce a scavallare, non si riesce a proporre qualcosa di diverso, perché diciamo che si ha anche paura di proporre qualcosa di diverso. E il caso di Mainetti in realtà è un caso, diciamo, abbastanza, come dire, sui generis, ma in realtà veramente è un unicum. Tra l'altro, quindi Mainetti era il 2016, un film che sì, insomma, ha incassato, ma non è che ha incassato 20 milioni di euro, cioè parliamo di un film che ha raggiunto 5 milioni, quello poi era l'anno anche di Perfetti Sconosciuti, quindi c'era stato proprio, guarda, tra il grande ritorno in 2016 e il sala. 2019 c'è stato proprio come dire, un grande 2015, anche un grande così, un forte ritorno del cinema italiano. Poi appunto, ecco, io ho visto Freaks Out per esempio, credo che sia un ottimo tentativo di fare qualcosa di diverso, perché comunque se ci pensi nel panorama italiano è una cosa diversa. Però insomma ha incassato metà di quanto ha incassato quell'altro, quindi poi alla fine il Resta il pubblico ha tema risposto positivamente, no, mi verrebbe da dire no, non ha risposto positivamente, un film che aveva un budget altissimo, che Mainetti ha, come dire, ci ha lavorato per 4 anni, 5 anni su questo film. Insomma, poi non so dire quanto avrebbe incassato in un'epoca pre-pandemica, però insomma, occhio e croce, siamo più o meno al 60% in meno di incasso rispetto appunto al 2019, quindi ti direi che avrebbe incassato 5, sì, insomma 5 è un buon risultato, ma Questa sfiducia nei confronti del genere può essere legata anche a questa sorta di retaggio per questo passato dell'Italia, non troppo storico perché quello in realtà è molto diverso, però questo più recente appunto di commedie sempre uguali, per cui alla fine il sì, sì. pubblico ha pensato che l'Italia non potesse proporre un cinema diverso e non Sì, lo anche, accetta quasi. anche se pensi che poi negli ultimi 20 anni, tolti gli anni della pandemia, cioè in realtà i film italiani che incassavano di più erano i cosiddetti cinepanettoni. De Laurentiis è andato avanti per 25 anni con il cinepanettone, quindi con una formula che è andata avanti per 25 anni ed erano film che incassavano tra i 22 e i 30 milioni di euro, quindi cioè, parliamo di cifre incredibili. Nel 2003 o 2, non mi ricordo, Natale sul Nilo incassò 28 milioni di euro, quindi cioè, non stiamo parlando di 5, 6, 8, 10, cioè parliamo di 28 milioni, quindi vuol dire che c'erano circa 5 milioni di persone che andavano al cinema a vedere quel film e magari ci andavano una volta sola. Quindi diciamo che c'è una certa abitudine del cinema, degli spettatori a un certo tipo di comportamento, perché appunto ci sono persone che andavano ormai, perché questo Natale è stato un disastro, andavano al cinema a vedere un film l'anno. Ed era quello. Ed era quello. E poi diciamo che noi abbiamo tutta una cultura di commedia all'italiana molto importante, per cui diciamo che tendenzialmente è uno dei generi che ci contraddistingue maggiormente. Ma se poi pensi alle ultime commedie italiane, sono tantissimi i remake dei film francesi. Cioè, da Corro da te, Benvenuti al Nord, anche Poveri ma ricchi, cioè sono tutti remake di film francesi. E noi ne avremmo di storie divertenti da raccontare in Italia, eppure sembrano essere finite, per cui c'è sempre, come diceva lui, una sorta di esterofilia, no? Tutto quello che viene fatto all'estero è bello e divertente. Sì, manca un po' un senso di comunità, questo forse in Sì, generale, manca, sì. culturalmente.
Non so sì. se qualcuno vuole dire qualcos'altro, se no altrimenti vi libero, vi sciolgo delle vostre catene. Direi di sì. Veramente grazie, grazie mille, grazie a tutti, anche qui in sala presenti che si sono poi aggiunti. Grazie a tutti quanti voi, veramente per me è stato molto molto interessante, spero anche per voi. Buon pomeriggio e al prossimo panel. Grazie, grazie Elisabetta, grazie agli ospiti. Vi ricordo allora domani continuiamo con le conferenze, continuano gli streaming anche e le proiezioni in sala, quindi venite a vederle a proposito appunto dell'esperienza di sala che è sacra e quindi approfittiamone anche perché sono film veramente internazionali da tutto il mondo, da tutti e 5 i continenti, quindi ci vediamo domani alle 11:30 con una conferenza sulla storia del cinema hip hop. Ringrazio di nuovo i nostri relatori, continuate a seguirci e donate un piccolo contributo per sostenere il cinema indipendente. Grazie!